Lezione 1. Scelte per la colazione. Ehi Anna, per quanto riguarda la colazione, quale marca di cereali preferisci? Di solito scelgo quello con cereali integrali. È più salutare e mi mantiene pieno più a lungo. È un'ottima scelta. I cereali integrali sono ricchi di sostanze nutritive. Esattamente. Inoltre, forniscono una buona quantità di fibre, il che è importante. Hai in mente una marca preferita? Mi piace molto quello con noci e frutta secca mescolate. Aggiunge una bella croccantezza. Yum! Anch'io adoro quella combinazione. Fa sentire la colazione una delizia. Sì, e a volte aggiungo frutta fresca per aggiungere sapore in più. È un'idea intelligente. Preferisci qualche frutto specifico? Le banane e i frutti di bosco sono i miei preferiti. Sono entrambi deliziosi e nutrienti. Sono d'accordo. Le bacche sono ricche di antiossidanti, ottimi per la salute. Sicuramente. Che mi dici di te? Hai una marca di cereali che ti piace? Mi piace quella con una miscela di avena e miele. È dolce ma non invadente. Sembra gustoso. Lo mangi con latte o yogurt? Di solito scelgo lo yogurt. Aggiunge cremosità e proteine extra. Ottima scelta. Lo yogurt può davvero migliorare la consistenza dei cereali. Sì, è come un parfait per la colazione. Hai mai provato a farne uno? Ce l'ho. Stratificare yogurt, cereali e frutta è così divertente e visivamente accattivante. Inoltre, è un ottimo modo per iniziare la giornata con un'alimentazione bilanciata. Assolutamente. La colazione è un pasto così importante per alimentare il nostro corpo. Sono completamente d'accordo. Dà il tono per il resto della giornata. Lezione 2. Trovare la strada. Scusami, Anna, sai come raggiungere la stazione ferroviaria più vicina? Certo, non è troppo lontano da qui. Vuoi che ti accompagni lì? Sarebbe fantastico. Non conosco affatto questa zona. Nessun problema. Proseguite dritto lungo questa strada per 2 isolati, poi girate a sinistra. Capito. Quanto pensi che ci vorrà per arrivarci a piedi? Dovrebbero essere necessari solo una decina di minuti a un ritmo confortevole. È perfetto. La stazione ferroviaria è affollata durante il giorno. Sì, può essere affollato, soprattutto nelle ore di punta. Stai viaggiando in un posto specifico. Devo prendere un treno per andare a trovare alcuni amici nella prossima città. Sembra divertente. Sai a che ora parte il tuo treno? Sì, parte alle 15, quindi voglio assicurarmi di avere abbastanza tempo. Buona idea. È sempre meglio arrivare presto per evitare lo stress dell'ultimo minuto. Esattamente. Non vorrei perdere il treno. C'è altro che dovrei sapere sulla stazione. Basta essere consapevoli dei segnali. Di solito sono chiari, ma all'inizio può essere un po' opprimente.
Apprezzo il suggerimento. Ci sono posti dove fare uno spuntino in stazione? Sì, ci sono alcuni caffè e chioschi. Puoi prendere un caffè o mangiare uno spuntino veloce. È utile saperlo. Mi assicurerò di fermarmi prima del mio treno. Ricordati solo di tenere d'occhio i pannelli di partenza del binario del tuo treno. Grazie Anna. Mi sento più preparato adesso. Apprezzo il tuo aiuto. Lezione 3. Scegliere il marchio giusto. E Anna, sono alla ricerca di un nuovo smartphone, ma non sono proprio sicuro di quale acquistare. Posso aiutarti in questo. Quali funzionalità cerchi in uno smartphone? Voglio una buona fotocamera e una lunga durata della batteria. Adoro scattare foto. Sono importanti. Avete preso in considerazione qualche marchio specifico? Non proprio, ma ho sentito parlare bene di alcuni marchi come Apple e Samsung. Entrambe sono scelte popolari. Apple è nota per la sua fotocamera di qualità, mentre Samsung ha un'ottima durata della batteria. Questo è vero. Ho visto delle foto meravigliose scattate con iPhone. Sì, la loro tecnologia fotografica è impressionante. Preferisci iOS o Android? Ho usato principalmente Android, ma sono disponibile a provare iOS. Cosa ne pensi? iOS è intuitivo e molto fluido, ma Android offre più opzioni di personalizzazione. Sembra che entrambi abbiano i loro vantaggi. E i prezzi? In generale, Apple tende ad essere più costosa, mentre Samsung offre una gamma di opzioni. Buono a sapersi. Voglio rispettare il mio budget pur ottenendo una buona qualità. Spesso sono disponibili modelli in vendita o più vecchi che possono farti risparmiare. È un'ottima idea. Cercherò offerte sui modelli dell'anno scorso. Sicuramente. Potresti trovare qualcosa che si adatta perfettamente alle tue esigenze. Apprezzo il tuo aiuto. Anna, adesso mi sento più sicuro della mia decisione. Lezione 4. Gustose scoperte. E Anna, hai provato il nuovo ristorante in centro? Sì, ci sono andato lo scorso fine settimana e i piatti erano così gustosi. Sono felice di sentirlo. Cosa hai ordinato? Ho mangiato la loro pasta tipica e un delizioso dessert. I sapori erano incredibili. Sembra incredibile. Cosa ha reso la pasta così speciale? Aveva una miscela unica di erbe e spezie che elevava davvero il piatto. Wow! Adoro quando il cibo ti sorprende così. Avevano opzioni vegetariane. Sì, hanno mangiato un fantastico soffritto di verdure che sono sicuro che ti piacerà. Ottimo! Sono sempre alla ricerca di buoni piatti vegetariani. Dovresti assolutamente dare un'occhiata. Anche l'atmosfera era molto invitante. Questo è un bonus. Ci sei andato con amici o familiari? Sono andato con un paio di amici.
Ci siamo divertiti moltissimo condividendo piatti diversi. Condividere il cibo rende sempre l'esperienza più piacevole. Esattamente. Abbiamo anche provato qualche antipasto ed erano tutti deliziosi. Adoro provare gli antipasti. È come una mini avventura gastronomica su un piatto. Sì, ed è un ottimo modo per assaggiare una varietà di sapori. Sono d'accordo. Quindi, hai intenzione di tornarci presto? Sicuramente. Voglio esplorare ulteriormente il loro menù. C'è così tanto da provare. Fammi sapere quando ci vai di nuovo. Mi piacerebbe partecipare e provare la frittura vegetariana. Assolutamente. Sarà divertente scoprire altri piatti gustosi insieme. Non vedo l'ora che arrivi la nostra prossima avventura culinaria. Lezione 5. La privacy è importante. E Anna, hai sentito parlare dell'ultima violazione della privacy? Sì, ce l'ho. Sta diventando una delle principali preoccupazioni in questi giorni. Cosa ne pensi? Penso che sia allarmante. Le informazioni personali delle persone sono a rischio. Assolutamente. Ti viene da chiederti se qualcuno dei nostri dati sia al sicuro online. Giusto? Ultimamente sono stato più cauto su ciò che condivido sui social media. È una mossa intelligente. La limitazione delle informazioni personali può aiutare a proteggere la tua privacy. Ho anche iniziato a utilizzare l'autenticazione a due fattori per i miei account. Ottima idea. Aggiunge un ulteriore livello di sicurezza. Hai sentito parlare delle VPN? Sì, una VPN può aiutarti a mantenere private le tue attività online. Ne hai usato uno? Ce l'ho. Mi aiuta a sentirmi più sicuro, soprattutto quando utilizzo reti Wi-Fi pubbliche. Questo è un buon punto. Le reti pubbliche possono essere rischiose per i dati personali. Esattamente. Meglio prevenire che curare. Cos'altro fai per proteggere le tue informazioni? Aggiorno regolarmente le mie password ed evito di utilizzare la stessa per account diversi. Questo è fondamentale. L'utilizzo di password univoche può impedire agli hacker di accedere a più account. Ho anche iniziato a leggere le politiche sulla privacy prima di iscrivermi a nuovi servizi. È impressionante. Molte persone li trascurano, ma sono importanti da capire. Sono d'accordo. Sapere come le aziende utilizzano i nostri dati può aiutarci a fare scelte informate. Inoltre, è essenziale rimanere informati su eventuali aggiornamenti o violazioni della sicurezza. Sicuramente, la consapevolezza è fondamentale in questa era digitale. Sono lieto che ne stiamo parlando. Lezione 6. Provare cose nuove. E Anna, ultimamente sto rallentando, quindi ho pensato di provare qualcosa di diverso. Sembra interessante. Cosa hai in mente? Stavo pensando di dedicarmi a un nuovo hobby. Qualche suggerimento? Che ne dici di dipingere? È un ottimo modo per esprimerti in modo creativo. Dipingere sembra divertente.
Non l'ho mai davvero provato prima. Di cosa ho bisogno per iniziare? Solo alcune forniture di base come vernice, pennelli e tela. Potresti anche iniziare con la carta. Non sembra troppo costoso. Potrei usarlo anche come antistress. Assolutamente. Molte persone trovano l'arte rilassante e terapeutica. Che tipo di pittura ti interessa? Non ne sono ancora sicuro. Forse paesaggi o arte astratta. Entrambe sono ottime scelte. I paesaggi possono essere rilassanti, mentre l'arte astratta consente una maggiore libertà. Questo ha senso. Mi piace l'idea di creare qualcosa di unico. Puoi anche dare un'occhiata ad alcuni tutorial online per aiutarti a iniziare. Buona idea. Sarebbe utile imparare alcune tecniche prima di immergersi. Sicuramente. Guardare gli altri può ispirare il tuo stile. Hai preso in considerazione altri hobby? Ho anche pensato di provare a cucinare. Voglio imparare a preparare nuovi piatti. Cucinare è una scelta fantastica. Sperimentare i sapori è pratico e divertente. Esattamente. Inoltre, adoro mangiare, quindi sarebbe fantastico prepararmi i pasti da solo. Potresti iniziare con ricette semplici e provare gradualmente quelle più complesse. Sembra un piano solido. Potrei iniziare con i primi piatti. La pasta è una scelta perfetta. Ci sono così tante varianti da esplorare. Non vedo l'ora di iniziare sia a dipingere che a cucinare. Lezione 7. Conversazioni furbe. E Anna, adoro l'artigianato fatto a mano. Ho sentito che c'è un mercato locale e questo fine settimana. Sembra incredibile. Anch'io amo gli oggetti fatti a mano. Hai intenzione di visitarlo? Assolutamente. Mi assicurerò di visitarlo. Qualche altro consiglio sui luoghi da visitare? C'è una piccola galleria d'arte carina nelle vicinanze. Mostrano le opere di artisti locali. Sembra interessante. Mi piacerebbe vedere delle opere d'arte uniche. Che tipo di arte presentano? Hanno una varietà, dai dipinti alle sculture. È un ottimo modo per apprezzare i talenti locali. Mi piace scoprire nuovi artisti. Hai un tipo di artigianato preferito? Mi piace molto la ceramica. C'è qualcosa di speciale nei pezzi in ceramica fatti a mano. La ceramica è bellissima. Ammiro l'abilità che serve per crearlo. Hai mai provato a fare ceramiche? Ho seguito un corso una volta. È stato impegnativo, ma così gratificante creare qualcosa da zero. Sembra un'esperienza divertente. Mi piacerebbe provarlo un giorno. Dovresti. È un ottimo modo per rilassarsi ed esprimere la propria creatività. Lo aggiungerò sicuramente alla mia lista. Che ne dite di qualche laboratorio artigianale? Sì, c'è un laboratorio per la produzione di candele il mese prossimo. Potrebbe essere molto divertente. La creazione di candele sembra intrigante.
Ho sempre voluto imparare a creare i miei profumi. È una grande abilità da avere. Inoltre, le candele fatte in casa sono regali perfetti. Questo è vero. Potrei persino personalizzarli per amici e familiari. Esattamente. Aggiunge un tocco speciale. Ci sono altri lavori artigianali che ti interessano? Sono anche curiosa di lavorare a maglia. Ho visto dei capi lavorati a maglia davvero belli. Il lavoro a maglia è meraviglioso. È soddisfacente creare qualcosa di caldo e accogliente. Penso che esplorerò anche quello. Tanti mestieri da provare. Lezione 8. Connessioni olimpiche. Ehi Anna, hai notato il rapporto commerciale sviluppato tra la compagnia televisiva americana ABC e i Giochi Olimpici? Sì, ce l'ho. È un chiaro esempio di come i media e lo sport possano collaborare efficacemente. Esattamente. La loro collaborazione ha cambiato in modo significativo il modo in cui viviamo le Olimpiadi. Di sicuro. ABC porta l'emozione dei giochi nei nostri salotti, rendendola accessibile a tutti. E fanno un ottimo lavoro nel mostrare le storie degli atleti, il che aggiunge un tocco personale. Questo è vero. Aiuta gli spettatori a entrare in contatto con gli atleti al di là delle loro prestazioni. Inoltre, aumenta la visibilità degli atleti e può portare a maggiori opportunità di sponsorizzazione per loro. Assolutamente. Maggiore è la visibilità che ottengono, più è probabile che attraggano consensi. Inoltre, avvantaggia le reti aumentando il loro pubblico durante le Olimpiadi. Sì, le valutazioni durante le partite sono generalmente altissime, il che è ottimo per le entrate pubblicitarie. È una situazione vantaggiosa per tutti. Cosa ne pensi dell'impatto dei social media su questa relazione? I social media hanno amplificato tutto. I fan possono interagire in tempo reale mentre guardano gli eventi. Giusto? Crea una comunità globale di tifosi che rafforza lo spirito olimpico. Inoltre, consente agli atleti di condividere le proprie esperienze direttamente con i tifosi, favorendo una connessione più profonda. È affascinante come la tecnologia abbia trasformato il modo in cui seguiamo gli eventi sportivi. Sicuramente. Mi chiedo come si evolverà il rapporto tra reti e sport in futuro. Posso immaginare esperienze ancora più interattive per gli spettatori, come le opzioni di realtà virtuale. Sarebbe incredibile. Immagina di sentirti come se fossi proprio lì allo stadio. Esattamente. Il futuro delle trasmissioni sportive sembra davvero entusiasmante. Non vedo l'ora di vedere quali innovazioni arriveranno dopo. Anch'io. È un momento emozionante sia per gli appassionati di sport che per l'industria. Lezione 9. Cronologia del progetto. E Anna, credo che la tempistica per il completamento del progetto sia troppo ambiziosa. Possiamo discuterne? Certo. Quali parti specifiche ritieni non realistiche? Ritengo che la fase di ricerca sia troppo breve.
Abbiamo bisogno di più tempo per raccogliere dati di qualità. Questo ha senso. Affrettarsi in questa fase potrebbe far sì che dettagli importanti vengano trascurati. Esattamente. E se non otteniamo dati solidi, ciò potrebbe influire sull'intero progetto. Sono d'accordo, forse potremmo prolungare quella fase di un paio di settimane. Sarebbe utile. Ci darebbe più spazio per analizzare a fondo le nostre scoperte. Ottima idea. E la fase di sviluppo? Pensi che sia sulla buona strada? Temo che la pianificazione attuale non consenta problemi imprevisti. Giusto. È normale che i progetti incontrino sorprese. Sarebbe opportuno un periodo tampone. Sì, se aggiungiamo un po' di tempo extra, ridurremo lo stress per la squadra. E consentirebbe un lavoro di qualità migliore. Vogliamo fare del nostro meglio, giusto? Assolutamente. Dovremmo considerare anche la fase di feedback, quando intendiamo raccogliere input. Penso che dovremmo programmarlo subito dopo lo sviluppo. Tuttavia, potremmo aver bisogno di più tempo per le revisioni. Buon punto. Assicuriamoci di dedicare abbastanza tempo al feedback e agli aggiustamenti. Quindi, che ne dici di redigere una cronologia rivista e presentarla nella prossima riunione? Sembra un piano solido. Inizierò a lavorare sugli aggiustamenti. Perfetto! La collaborazione in team è fondamentale per il successo di questo progetto. Sono completamente d'accordo. Assicuriamoci di mantenere la comunicazione aperta durante tutto il processo. Lezione 10. Sicurezza alimentare. E Anna, è incredibile come la malnutrizione non sia più diffusa in molte aree. Assolutamente. È un vero sollievo che le persone non si preoccupino più di soffrire la fame. Giusto? Dimostra fino a che punto siamo arrivati in termini di sicurezza alimentare e accesso alla nutrizione. Lo fa davvero. Cosa pensi abbia contribuito a questo cambiamento positivo? Una combinazione di migliori pratiche agricole e maggiore consapevolezza sulla nutrizione, credo. Sicuramente. L'istruzione svolge un ruolo cruciale nell'aiutare le persone a fare scelte alimentari più sane. Esattamente. E con la tecnologia, gli agricoltori possono ora produrre più cibo su piccoli appezzamenti di terreno. È impressionante. Innovazioni come l'idroponica e l'agricoltura verticale stanno cambiando le regole del gioco. Lo sono davvero. È affascinante vedere come anche le aree urbane stiano adottando questi metodi. Sì, l'agricoltura urbana non solo fornisce prodotti freschi, ma rafforza anche i legami con la comunità. E riduce l'impronta di carbonio poiché il cibo non deve viaggiare lontano. Questo è un ottimo punto. I sistemi alimentari locali sono essenziali per la sostenibilità. Parlando di sostenibilità, cosa ne pensi delle diete a base vegetale? Penso che stiano diventando sempre più popolari e possano contribuire a ridurre la pressione sulle nostre risorse. Assolutamente. Inoltre,
Offrono una varietà di sapori e consistenze, rendendo i pasti entusiasmanti. Vero, è incredibile quante deliziose ricette a base vegetale ci siano ora. Ne ho provati alcuni e sono rimasto sorpreso di quanto possano essere soddisfacenti. Lo stesso qui. È bello vedere più ristoranti che offrono anche opzioni a base vegetale. Sì, sembra un cambiamento positivo verso abitudini alimentari più sane per tutti. Spero che questa tendenza continui, poiché giova sia alla nostra salute che al pianeta. Anch'io. Una popolazione e un ambiente più sani sono obiettivi che vale la pena perseguire. Lezione 11. Tempo di qualità. E Anna, stavo pensando a quanto sia importante fare delle pause e trascorrere del tempo di qualità con i propri cari. Assolutamente. Aiuta davvero a ricaricare le nostre menti e rafforzare le nostre relazioni. Sono d'accordo. Tuttavia, a volte ho difficoltà a saper conciliare lavoro e tempo personale. Questa è una sfida comune. Cosa fai di solito per rilassarti? Cerco di dedicare i fine settimana alle attività familiari, ma a volte il lavoro si rovescia. Capisco. Forse potresti stabilire un chiaro confine tra lavoro e casa. È una buona idea. La creazione di uno spazio di lavoro dedicato potrebbe aiutarmi a separare le due cose. Sicuramente. Ed è importante comunicare i propri limiti anche agli altri. Sì, stabilire delle aspettative può fare una grande differenza. Che mi dici di te? Come te la caverai? Organizzo regolarmente delle gite in famiglia. Ci dà qualcosa da aspettarci e ci mantiene in contatto. Sembra adorabile. Che tipo di attività vi piace fare insieme? Adoriamo fare escursioni, giocare a giochi da tavolo e, a volte, semplicemente passare serate al cinema a casa. Sembrano tutti divertenti. Penso che le attività semplici possano essere le più significative. Assolutamente. È la qualità del tempo trascorso che conta, non la stravaganza. Così vero. Hai mai pensato di provare nuove attività per mescolare le cose? Sì, abbiamo intenzione di provare a cucinare una nuova ricetta insieme questo fine settimana. È eccitante. Cucinare può essere un ottimo modo per unire e gustare insieme cibi deliziosi. Esattamente. Inoltre, è l'occasione per imparare qualcosa di nuovo in famiglia. Adoro quell'idea. Suggerirei anche una serata culinaria in famiglia. Dovresti assolutamente. Creerà ricordi duraturi e forse alcune storie divertenti da condividere in seguito. Posso già immaginare le risate e il lavoro di squadra in cucina. Lezione 12. Rispetto delle scadenze. E Anna, siamo sulla buona strada per rispettare la scadenza del progetto. Temo che potremmo perderlo di un giorno. Rimangono ancora alcuni compiti da completare. Questo è preoccupante. Quali attività stanno causando i ritardi? Principalmente le fasi finali di revisione e test. Richiedono più tempo del previsto. Capisco. Abbiamo preso in considerazione la possibilità di riallocare le risorse per velocizzare le cose. Sì,
Ho suggerito di coinvolgere un altro membro del team per i test, ma abbiamo bisogno dell'approvazione. È una buona idea. Se riusciamo a ottenere il via libera, potrebbe aiutarci a recuperare. Esattamente. Il tempo è essenziale. Che mi dici della documentazione? È pronto? Non ancora, ma posso iniziare a lavorarci mentre i test sono in corso. Sarebbe utile. Dobbiamo assicurarci che tutto sia documentato correttamente per evitare confusione in seguito. Assolutamente. Una documentazione chiara renderà il passaggio di consegne più agevole. Pensi che dovremmo comunicare con le parti interessate in merito al potenziale ritardo? Sì, la trasparenza è importante. È meglio informarli presto piuttosto che dopo. D'accordo. Come pensi che dovremmo esprimerlo? Possiamo spiegare la situazione, sottolineare il nostro impegno per la qualità e fornire una nuova tempistica. Sembra ragionevole. È importante che capiscano che stiamo facendo del nostro meglio. Esattamente. Prepariamo un breve aggiornamento per loro. Scriverò qualcosa dopo questa conversazione. Perfetto. Una volta ricevuto il loro feedback, possiamo modificare i nostri piani di conseguenza. Buon piano. Il lavoro di squadra ci aiuterà ad affrontare questa sfida in modo efficace. Sì, sono ottimista che possiamo farcela con un piccolo sforzo in più. Yes. As long as it's close to nature, I'm happy. I love beautiful landscapes. Same here. Mountains, lakes, or even beaches would be amazing. Absolutely. I enjoy the tranquility of nature. It really helps me relax. Do you have a specific place in mind? I've been thinking about that national park we talked about last time. Oh, that sounds fantastic. The hiking trails there are breathtaking. Yes. And the views from the top are supposed to be incredible. Let's go for it. How about we surprise ourselves with the booking? That's a fun idea. It'll add an element of adventure to our trip. Exactly. We can explore without any expectations and just enjoy the journey. I love that. Plus, it'll be exciting to discover new spots along the way. Right. Sometimes the best experiences come from spontaneous decisions. For sure. Any other activities you'd like to include besides hiking? Maybe some stargazing at night? I've heard the skies there are stunning. That sounds perfect. I enjoy watching the stars and just being in the moment. Thanks for watching. Please subscribe, like, and share our videos and channels.